Possiamo immaginare l'utilizzo del modello del diversity management come un reale strumento di inclusione da utilizzare oggi? Per far ciò dobbiamo necessariamente innanzitutto capire che cos'è il diversity management, quando e dove nasce e capire l'applicabilità di questo modello per una reale inclusione dei cittadini stranieri. L'obiettivo di questa disamina è capire l'applicabilità di questo modello aziendale, perché parliamo di un modello aziendale, lo vedremo successivamente, al contesto appunto italiano per favorire l'inclusione, come dicevamo, dei cittadini stranieri sul territorio. Perché è importante parlare di diversity management e di modelli di inclusione? Perché data l'alta affluenza di cittadini stranieri negli ultimi anni è necessario immaginare dei modelli, nuovi modelli di inclusione che possano aiutarci a trasformare questi flussi migratori che hanno interessato il territorio italiano ed europeo in opportunità reali per chi arriva e per chi accoglie. Vediamo però che cos'è il diversity management. Come dicevamo prima, è un modello aziendale, quindi nasce per le imprese. Il diversity management è tutto quell'insieme di pratiche che all'interno di un'azienda mirano a rispettare le diversità tra le persone, quindi diversità linguistiche, diversità di provenienza, diversità culturali. Perché è importante l'applicazione e l'utilizzo all'interno delle aziende del diversity management? Per l'immagine dell'azienda, per il rispetto di una certa etica all'interno dell'azienda, perché genera meno stress nei dipendenti e facilita, anzi aumenta le capacità produttive dell'azienda, e perché uno dei punti a favore è che diversi punti di vista, quindi di persone con un background diverso, con un'origine diversa, con delle culture diverse, può in un certo senso promuovere una certa innovazione all'interno di un'azienda. Il diversity management nasce negli Stati Uniti negli anni '80. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno storicamente una popolazione molto diversificata dal punto di vista culturale e di origine. Conosciamo il concetto di melting pot, no? Americano, e è stato un modello appunto applicato a queste aziende americane per valorizzare le differenze, come dicevamo prima, culturali, linguistiche e di origine dei lavoratori. A conferma dei buoni esiti dell'utilizzo di questo approccio sia del diversity management, ci viene in aiuto uno studio effettuato dalla Fondazione ISMU attraverso un progetto a valere sui fondi FAMI. Il progetto si chiama Dimmi Come e ha avuto come oggetto appunto l'analisi dell'applicazione di questo diversity management in diverse aziende italiane. Quali sono i risultati? Che le aziende che utilizzano appunto questo approccio e quindi fanno inclusione producono di più e crescono di più. Inoltre, tutti i lavoratori, anche quelli autoctoni, quindi di origine italiana, percepiscono maggior benessere in azienda. Quindi vediamo da questo studio come il diversity management effettivamente potrebbe essere un modello che funziona. Quindi in sintesi possiamo innanzitutto dire che il diversity management era una strategia aziendale. È nato negli Stati Uniti negli anni '80 per far fronte alla diversità della popolazione che caratterizzava appunto gli Stati Uniti e che caratterizza ancora gli Stati Uniti oggi, e possiamo ben dire che
il modello del diversity management che funziona, come abbiamo visto anche dalle ricerche del progetto Dimmi Come, possiamo e dobbiamo comprendere come esportarlo sul territorio italiano attraverso delle politiche di welfare per generare inclusione e per far divenire, appunto, come dicevamo prima, il fenomeno migratorio un'opportunità per chi arriva e per chi accoglie. Siamo arrivati al termine di questo primo modulo formativo che ci è servito a gettare le basi per parlare di inclusione. Abbiamo visto come senza il fenomeno migratorio l'uomo non si sarebbe diffuso su tutta la Terra. Abbiamo visto come il fenomeno migratorio poi sia stato una costante durante tutta la storia dell'uomo e come lo è ancora oggi. Abbiamo visto come il concetto di razze umane non esiste anche alla luce di ricerche scientifiche. Abbiamo visto il concetto di identità e quanto sia importante per la strutturazione dell'identità stessa l'incontro con l'altro da sé, l'incontro con chi porta in un certo senso la diversità. E abbiamo anche tentato di analizzare un possibile modello di inclusione, il diversity management, da applicare alle politiche di welfare locali per promuovere appunto l'inclusione e per far sì che il fenomeno migratorio, i flussi migratori che attualmente interessano la nostra penisola possano divenire effettivamente una reale opportunità. Grazie per l'attenzione.